Siamo a metà ottobre, inizia il periodo della raccolta delle olive e noi abbiamo iniziato. E quando vado a ritirare l'olio al frantoio, appena torno a casa, innanzitutto l'assaggio sulla fetta di pane, però c'è un primo piatto che mi piace fare proprio perché vado ad utilizzare alla fine proprio l'olio appena franto, ancora quasi caldo, perché dà un profumo a questo piatto eccezionale. È un piatto semplicissimo, un piatto di spaghetti. Provate a farlo. Ovviamente se non avete l'olio quello giusto appena franto, utilizzate un ottimo olio extravergine di oliva che vi piacerà lo stesso. Seguite passo passo la ricetta, è semplicissima e buona visione. Lasciatemi un commento poi se vi sarà piaciuta questa preparazione. Eccoci ai fornelli, una ricettina di facile esecuzione. Si parte come al solito da una bella padella antiaderente, bel giro di olio e andiamo a seguire con circa 3 cucchiaini della nostra crema di aglio. Questa la trovate disponibile, così come il patè di olive verdi e tutti gli altri prodotti tipici calabresi, sul nostro sito sfizidicalabria.com, e vi ricordo che facciamo spedizioni in tutta Italia, in tutta Europa. Abbiamo bisogno ancora di 5-6 filetti di alici sott'olio già spinate, e poi nell'olio caldo, senza far bruciare l'aglio, andiamo a macinare un po' di pepe nero. Successivamente possiamo passare all'aggiunta dei filetti di acciuga. E man mano che l'olio inizia a prendere calore, i filetti di acciuga si scioglieranno. A questo punto possiamo aggiungere un po' di capperi in precedenza dissalati. Io non aggiungo proprio il sale, anche se poi vado comunque ad assaggiare, perché sono tutti ingredienti che hanno già la loro sapidità, pertanto ad aggiungere siamo sempre in tempo, a togliere è un po' più problematica la situazione. Vado a mettere più o meno metà del vasetto del nostro patè di olive verdi. Sul sito ad esempio è disponibile anche quello di olive nere, e poi spolveriamo un po' di origano selvatico di montagna, che con le olive, credetemi, va a nozze. La base per la pasta già c'è, però ancora andiamo ad aggiungere qualcosina. Che cosa? 3 o 4 cucchiai di passata di pomodoro. Non è un piatto che deve venire eccessivamente lavato nel sugo, nel pomodoro, ma questi 3 cucchiai ci stanno bene, va giusto sul rosato. Ecco, mettiamone ancora uno e basta così. Una girata, lasciamo cuocere con un coperchio per 5 minuti più o meno, basteranno. Nel frattempo già l'acqua è sul fuoco, dobbiamo aspettare l'ebollizione e poi caliamo la pasta. Ecco, sul prezzemolo non dovete lesinare, prendetene un bel ciuffetto, lo tritate a vostro piacimento e ve lo mettete per adesso da parte, perché questo è un ingrediente che in questa pasta fa davvero una buona parte del risultato finale. A me piace tagliato in questo modo, abbastanza grossolanamente, perché mi piace poi sentire la sua freschezza sotto i denti. L'acqua in ebollizione, caliamo i soliti 400 grammi di spaghetti per i successivi 2 impiattamenti a valanga, e non appena lo spaghetto è al dente lo possiamo tuffare nel sughetto, dove gli facciamo fare l'ultimo minuto in padella, che poi, se non è uno spaghetto, è un altro formato di pasta. Questo certamente lo deciderete voi a seconda del vostro gusto, ma guardate come si presenta già adesso. Spegniamo la fiamma sotto la padella, giù di pecorino, oppure fate voi parmigiano a vostro gusto o mettetele insieme, questo decidete voi, però qui il pecorino ci va a nozze. Goccino d'acqua di cottura, ultima girata e ci siamo, ragazzi. Credetemi che questo è un piatto fenomenale che vi farà leccare i baffi. Poi alla fine una bella spolverata di quel prezzemolo che vi eravate preparati in precedenza e ci siamo, non dovete far altro. Avete visto che come al solito le mie ricette sono alla portata di tutti, chiunque può mettersi ai fornelli e replicarli, e poi voi fatemi sapere certamente il risultato che otterrete. Secondo me
Con questo piatto vi stupirete prima voi stessi e poi conquisterete anche i vostri ospiti. Ci siamo, adesso il tocco magico, il filo d'olio appena tornati dal frantoio. Il profumo, come potete ben immaginare, è inebriante. Andiamo con la prima forchettata, sempre abbondante. Eccola qui, ve la faccio vedere un po' più da vicino, però non resisto più. Soffiatina. Mamma mia, che esplosione di gusto, ragazzi! È spettacolare, è morbida, aromatica, profumata, gustosa, assolutamente ben bilanciata con la sua sapidità naturale, senza l'aggiunta di sale, è perfetta. Provate a replicarla e a questo punto buona raccolta olive anche a voi. Alla prossima!